Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che vi offre una serie di utilissimi aiuti linguistici per lo studio della lingua italiana ad ogni livello voi siate. Se siete arrivati su questo canale solo oggi, vi do il mio benvenuto. Sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Siete pronti per il terzo scontro di titani? Questa volta lo scontro semantico-culturale sarà tra due modi di dire di uso frequente nell'italiano parlato e che spessissimo creano difficoltà negli studenti della lingua italiana, anche coloro i quali sono più avanti nel loro percorso di apprendimento. Volete conoscere la terza coppia di contendenti? Subito dopo la sigla! Ecco a voi i due avversari, avere senso e fare senso. Cominciamo con il primo modo di dire, avere senso. Il verbo avere, oltre che servire come ausiliare per i tempi composti, ha il significato di possedere. Sì, ma possedere che cosa? Per esempio, potrebbero essere beni materiali come una macchina, una casa, un buon lavoro, oppure anche concetti del tutto astratti, come un'idea, una teoria, un'ipotesi. Quindi avere senso ha il significato di essere logico, deduttivo, razionale. Sinonimi di avere senso potrebbero essere coerente, essere intelligente. Quindi avere senso è fondamentalmente un processo mentale. Il verbo fare ha un'infinità di usi nella lingua italiana. Nel modo di dire fare senso, il significato è quello di provocare una sensazione sgradevole, qualcosa di spaventoso, nauseante, disgustoso. Fare senso quindi si usa per rispondere ad una percezione fisica negativa. Vediamo 3 esempi per illustrare l'uso di questi due modi di dire. Incominciamo con avere senso. Mara, quello che hai fatto ha senso. Se invece usassi il modo di dire fare senso, il significato cambierebbe completamente. Infatti, Mara, quello che hai fatto mi fa senso. Vuol dire che Mara ha generato in me una sensazione fisica reale di disgusto, nausea. Vediamo il secondo esempio con avere senso. Carletto, vedere ragni in primavera ha senso. In questo caso il modo di dire ha un significato di logicità e conseguenzialità tra l'apparire dei primi arachnidi e l'arrivo della primavera. Invece con la frase Carletto, mi fa senso vedere ragni a primavera, voglio comunicare a Carletto, che probabilmente è un ragazzino sveglio, curioso, ma un pochino dispettoso, la mia fobia per questi animali che viene risvegliata in me dal loro primo apparire nei mesi primaverili. Vediamo il terzo esempio con avere senso. Fare l'autopsia? Sì, va bene, ha senso. In questo caso il modo di dire avere senso ha il compito di illustrare come sia necessario, essenziale, il procedere allo svolgimento dell'autopsia sul cadavere di una persona che probabilmente è deceduta in circostanze sospette. Se invece usassi fare senso e quindi dicessi autopsia, per carità, mi fa senso solo pensarci. Chi parla, per esempio, il nipote di zia Bettina, che è appena deceduta, non vuole dare il consenso all'autopsia, perché anche solamente l'idea di sottoporre la salma di zia Bettina a quel trattamento lo fa stare male. È chiaro che è possibile avere i due modi di dire nella stessa frase. Ecco un esempio. Mara,
anche se quello che hai fatto ha senso, mi fa senso. O poi esistono molti altri modi di dire italiani che hanno la stessa struttura grammaticale, avere, fare e un sostantivo. Vediamoli. Avere paura, fare paura. Avere schifo, fare schifo. Avere pietà, fare pietà. È possibile arrivare ad una regola che ha senso per ricordare questi modi di dire. La regola inoltre vi mette in grado di costruirne molti altri con identica struttura grammaticale. Il modo di dire con il verbo avere si riferisce ad una sensazione che il soggetto prova direttamente su se stesso, mentre i modi di dire con il verbo fare evidenziano l'impressione, il sentimento che altre persone provano nei confronti del soggetto. Un esempio. Giancarlo, ho paura che dimagrendo ancora farai paura. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!